Ciao ragazzi, oggi parliamo di Claudio Mostacci, grande campione di origini romane che sul finire degli anni Ottanta si inserì tra le file dei migliori atleti del panorama agonistico internazionale, tanto da aggiudicarsi il titolo di campione mondiale NABBA 1988 nelle medie taglie. Dotato di una linea slanciata con buone proporzioni, volumi muscolari, simmetria e definizione, Claudio portava sul palco un fisico classico, elegante, che valorizzava al meglio con routine di pose misurate e coinvolgenti, mirate ad esaltarne i punti di forza. All'apice della sua carriera agonistica, Mostacci ha gareggiato nelle file dei professionisti NABBA, arrivando a confrontarsi sul palco con campionissimi del calibro di Charles Clermont, Edward Kawak, Victor Terra, Basil Francis, Ole Vannus e il nostro splendido Mauro Sarni. Negli anni Ottanta Claudio ha avuto un forte impatto nel settore della cultura fisica italiana, non solo come atleta, ma anche come preparatore e caposcuola. Nella sua roccaforte, la palestra Bodyline di Foligno, sono cresciuti atleti di talento che anche grazie ai suoi insegnamenti sono riusciti ad affermarsi ai vertici dello sport, primo fra tutti Antonio Mirante. Lo ricordiamo anche sulle pagine delle riviste di settore dell'epoca, in particolare Bodies Magazine, la rivista edita dalla Panatta Sport, con la quale Claudio collaborò per diverso tempo. Agonista in un'epoca nella quale non esistevano i social e fama e popolarità si conquistavano con le performance sui palchi di gara, Mostacci è stato e rimane un grande esponente della cultura fisica italiana degli anni Ottanta, la golden era del bodybuilding. Terminata la carriera agonistica, Claudio è rimasto vicino al mondo dello sport, in veste di imprenditore con la sua palestra e come divulgatore e coach, portatore di messaggi positivi che suonano così: la passione è la base di tutto. E ancora, con sacrificio e duro lavoro possiamo arrivare dove vogliamo. Una grande ispirazione. Oggi ne ripercorriamo brevemente la carriera agonistica e l'approccio all'allenamento. Enjoy! Claudio Mostacci, originario di Roma ma folignato d'adozione, si appassiona al bodybuilding in giovane età e il suo fisico risponde bene allo stimolo dell'allenamento con i pesi, tanto da motivarlo a cominciare a gareggiare. Dopo i primi successi in ambito nazionale, l'esplosione della sua carriera agonistica arriva nella seconda metà degli anni Ottanta, con una progressiva e costante scalata ai vertici delle classifiche della NABBA. Nel 1987 è sesto nelle medie taglie al Mister Universo NABBA. Nel 1988, sempre al Mister Universo NABBA, è quarto dietro a Casey Kucharik, Stefano Ciaraldi e Simon Lancaster. La sua carriera come atleta dilettante raggiunge l'apice il 17 settembre 1988, quando al campionato mondiale NABBA svoltosi a Innsbruck in Austria, Claudio conquista il titolo di campione mondiale della categoria medie taglie, entrando nella storia. Ricordiamo che in quell'occasione parteciparono alla competizione diversi atleti italiani, da Andrea Nuccitelli, anch'esso in gara nella categoria medie taglie ma fuori dai primi 6 in classifica, a Stefano Ciaraldi ed Edmondo Lancia, che gareggiarono nelle piccole taglie classificandosi rispettivamente quarto e fuori dalle prime 6 posizioni. E ancora Massimo Serenelli, sesto nella categoria juniores, e Libero Campi, secondo nella divisione Masters. Nel 1989, tornato sul palco del Mister Universo NABBA, Mostacci sarà terzo nelle medie taglie, dietro al solito Casey Kucharik e Peter Reed. Nel 1990 Claudio comincia a gareggiare fra i professionisti, prendendo parte sia ai campionati europei che al Mister Universo NABBA Pro. Ai campionati europei NABBA farà una buona performance senza però riuscire a lottare per le prime posizioni, che andarono rispettivamente a Basil Francis, vincitore della competizione, davanti allo spettacolare Edward Kawak. Ricordiamo che in gara fra i dilettanti erano presenti anche l'ottimo Massimo Valli, che vinse la categoria piccole taglie, Paolo Tamarri, che strappò un prestigioso secondo posto nelle medie taglie, e lo splendido Mauro Sarni, che si aggiudicò il primo posto nelle alte taglie. Al Mister Universo NABBA Pro dello stesso anno, Mostacci sarà quarto di stretta misura in una line-up molto competitiva, dietro a Charles Clermont, vincitore della competizione, Victor Terra e Basil Francis. Per concludere, ricordiamo anche che ai campionati mondiali NABBA professionisti del 1991, Mostacci fu quinto in una gara vinta da Ole Vannus davanti a Mauro Sarni e Edward Kawak. In palestra Claudio si allenava seguendo i metodi in voga all'epoca, quindi eseguendo un elevato volume di lavoro, soprattutto per i gruppi muscolari carenti. Tra questi, un distretto muscolare che Claudio aveva difficoltà a portare allo stesso livello degli altri era l'ampiezza dei muscoli dorsali. Sentiamo dalle parole dello stesso Mostacci la strategia di allenamento che adottò per correggere il problema di simmetria e vincere il campionato del mondo,
come riportato in un articolo pubblicato nel 1988 sulla rivista Bodies Magazine. Sviluppare un'adeguata ampiezza dei muscoli dorsali è stato per me sempre problematico, soprattutto all'inizio della mia carriera di bodybuilder agonista. Ora però, grazie ad un allenamento particolarmente studiato, sono riuscito a colmare quasi completamente questa lacuna. Nel periodo lontano dalle gare alleno i dorsali con circa 18-19 serie, cercando di aumentare il carico e quindi la forza negli esercizi. Solo così posso mettere in moto tutti i meccanismi di adattamento del corpo che portano all'ipertrofia muscolare. Inizio sempre l'allenamento con le trazioni alla sbarra, che considero insostituibili per conferire ampiezza ai dorsali. Eseguo 5 serie con le ripetizioni tirate al limite e peso supplementare alla cintura. Subito dopo passo al rematore con manubrio, anche qui 5 serie e carico elevato, partendo da 12 ripetizioni fino ad un minimo di 5-6, seguite dalle trazioni alla lat machine con impugnatura inversa, 4 serie da 10-8 ripetizioni, cercando di isolare al massimo i dorsali da bicipiti e deltoidi. L'ultimo esercizio sono le trazioni al pulley basso, stesse serie e ripetizioni del precedente, eseguite in stile perfetto, fermandomi un paio di secondi nel punto di massima contrazione. Terminato l'allenamento mi tolgo la maglietta per fare un paio di pose allo specchio. I miei dorsali sono diventati enormi e le vene sembrano schizzare fuori dalla pelle. L'allenamento ha dato i suoi frutti. Il periodo pre-gara si differenzia solo per un maggior numero di serie, 25 anziché 19, ed un recupero minore, 60 secondi invece di 90. I carichi sono sempre mantenuti alti. Ribadisco il concetto che, nel periodo imminente alla gara, è la dieta che svolge un ruolo importante per raggiungere la giusta definizione, non l'esercizio. Con questo tipo di allenamento mi preparo per il Mister Universo Dilettanti di Londra. Quando leggerete l'articolo sarò tornato in compagnia, spero, di un magnifico trofeo. L'importante è vincere, non partecipare. E adesso godiamoci ancora qualche minuto di confronti sul palco con Claudio Mostacci in gara tra i professionisti nelle più prestigiose competizioni NABBA del 1990. Riassumendo, Claudio Mostacci è stato uno dei migliori atleti italiani degli anni '80, un grande interprete della cultura fisica classica, fatta di fisici atletici ed eleganti ispirati alle statue greche, un modello lontano dagli eccessi che si sarebbero affermati in seguito e che ispira ancora oggi. Esponente di un'epoca nella quale non esistevano i social e fama e popolarità si conquistavano con le performance sui palchi di gara, Claudio lasciava parlare i fatti. Del resto, quale miglior biglietto da visita per uno sportivo, se non il titolo di campione mondiale? Di lui ricordiamo la splendida forma, l'eleganza delle routine di pose presentate sui palchi di gara e il messaggio positivo e motivazionale che porta ancora oggi con la sua attività di coach. Un ottimo esempio dei risultati raggiungibili quando passione, talento, impegno, metodo e costanza si incontrano lavorando all'unisono. Noi ringraziamo Claudio per le emozioni che ci ha regalato.
e auguriamo a lui e alla sua famiglia ancora tanti anni di salute e serenità. Ciao, alla prossima!